Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi realizziamo insieme questa particolare borsa con un motivo triangolare. Anche oggi ho utilizzato il cordino Indalux di Borgo dei Pazzi, ma adesso vediamo nel dettaglio tutto quello che ci occorre per poterla realizzare. Per questa piccola borsetta, quindi col motivo triangolare, io andrò ad utilizzare il cordino Indalux che ormai conoscete benissimo. In questo caso oggi andrò ad utilizzare il numero 1 ed il numero 38. Con questo codice sconto che vi lascio non solo qui ma anche in descrizione, sul sito Borgo dei Pazzi lo potete acquistare con uno sconto immediato di 5 euro, ma non solo il cordino, questo qui che vi ho illustrato oggi, ma tutto quello che trovate sulla loro pagina. Un'altra cosa che utilizzerò per la borsetta è un manichetto di circa 30 cm in acciaio e due moschettoni sempre in acciaio, ma potete tranquillamente, perché vi basterà comunque il quantitativo di 2 rocche, fare la tracolla o il manichetto all'uncinetto. Per Indalux io andrò ad utilizzare il 3,5, ma l'Indalux anche col 4 può essere lavorato tranquillamente, quindi a questo punto iniziamo subito la spiegazione. Iniziamo questa lavorazione creando un anello magico, in questo modo. Blocco con una catenella e dentro al cerchio eseguo il primo giro e quindi faccio 3 maglie basse dentro l'anello, in questo modo. E poi stringo in questo modo e questo è il primo giro. Da adesso in poi, dal secondo giro in poi, fino alla fine della nostra lavorazione, dobbiamo lavorare punto basso in costa, perché appunto è la particolarità del disegno che poi si andrà a formare. Catenella, sempre a fine giro, voltiamo il lavoro e abbiamo, vedete, 3 maglie. Sulla prima creiamo immediatamente l'aumento, sempre in costa ovviamente. Su quello centrale, maglia bassa, catenella e maglia bassa nello stesso punto. Sull'ultima maglia del nostro primo giro un altro aumento, quindi 1 e 2. Ma mi fermo perché adesso, quindi dal terzo giro in poi, dobbiamo cambiare il colore, perché se avete visto in anteprima questa particolare lavorazione alterna ogni 2 giri il colore, quindi in questo caso questi 2 colori. Allora io mi preparo il cappietto, vi faccio vedere come fare il cambio colore. Quindi dobbiamo fare qui l'aumento, ho fatto già la prima maglia, faccio la seconda, entro, estraggo e chiudo con il nuovo colore il secondo punto basso, in questo modo. Poi non vi preoccupate, tiriamo per bene l'asola e poi il punto si andrà a chiudere. Facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e proseguiamo nuovamente, sempre sul primo punto un aumento e sempre in costa, questo non mi stanco di dirlo. Non vi preoccupate se qui si allarga un po' sul primo punto, ma noi poi tirando per bene questo filo il tutto rientra. Poi nelle 2 maglie successive, prima di arrivare al centro, facciamo 2 semplici maglie basse, quindi 1 e 2. E qui al centro, praticamente sulla catenella che abbiamo fatto, andiamo a creare quello che abbiamo fatto sotto, ovvero maglia bassa, catenella e maglia bassa. 2 maglie basse sulle maglie seguenti e sull'ultima maglia un aumento. Ed ecco come si presenta la nostra lavorazione. Poi catenella, voltiamo il lavoro e cominciamo il giro successivo, sempre sul primo punto un aumento,
Adesso le maglie, quindi dopo l'aumento che facciamo qui e prima di arrivare alla nostra catenella, adesso abbiamo 4 maglie, quindi primo giro erano 2, adesso sono 4, andranno sempre ad aumentare. Quindi realizziamo queste 4 maglie, 3 e 4, e nuovamente sulla catenella del giro prima facciamo sempre il nostro solito aumento che faremo per tutta la lavorazione. Quindi questo passaggio sarà uguale. Sempre quando noi arriviamo al centro, qua sopra sulla catenella sottostante, una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa nello stesso punto. Giro di ritorno 4 maglie, quindi 1, 2, 3 e 4, e sull'ultima un aumento. E dobbiamo fare il cambio colore perché ogni 2 giri andremo a cambiare il colore. Quindi cosa facciamo? L'ultima maglia non la chiudiamo, il filo ce l'abbiamo ancora attaccato qui, quindi tiriamo e andiamo a chiudere il giro con il colore, con il nuovo colore. Non vi preoccupate se adesso si sta allargando perché come al solito poi noi tiriamo per bene questo. Sul primo punto sempre un aumento, quindi 1 e 1, 2, ci sistemiamo il punto. Adesso le maglie sono diventate 6 perché creando gli aumenti, quindi il laterale crescerà ad ogni giro, quindi da 4 diventano 6, diventano 8, 10 e così via, finché non raggiungiamo la grandezza che ci interessa. Quindi lavoriamo così, facciamo queste 6 maglie, quindi 2, 3, 4, 5 e 6, e nuovamente sulla nostra catenella sottostante dobbiamo ripetere il modulo, ovvero maglia bassa, catenella e maglia bassa nello stesso punto. Giro di ritorno 6 maglie, quindi uguale all'altro lato, quindi 4, 5 e 6, e sull'ultima un aumento. E abbiamo completato anche questo giro, vedete? Catenella, voltiamo il lavoro, nuovamente l'aumento a inizio giro e a fine giro. Adesso le maglie sono diventate 8. Poi sulla catenella il solito modulo che facciamo, maglia bassa, catenella e maglia bassa, 8 maglie e l'ultima maglia un aumento. Questo motivo, quindi ricordandoci di alternare il colore ogni 2 giri, noi dobbiamo fare in modo, dobbiamo arrivare quando da questo lato e da questo lato, quindi dopo l'aumento e prima di questo aumento, ce ne siano 40. Quindi a questo punto vi lascio proseguire da sole e ci rivediamo non appena abbiamo raggiunto questa misura. E siamo arrivati al punto in cui noi, dopo l'aumento qui e prima dell'aumento di fine giro, noi ci ritroviamo 40 maglie basse esattamente come da questo lato. La misura attualmente è circa 30 cm per 17. Adesso dobbiamo fare qualche giro con delle diminuzioni, quindi cosa facciamo? Siamo arrivati alla fine del giro, ho già fatto il cambio colore, catenella, voltiamo il lavoro e adesso per circa 6 giri, ma adesso sarò più precisa, anziché fare aumenti a inizio e a fine giro, faremo delle diminuzioni. L'unica cosa che rimarrà uguale, e ve l'avevo già detto, sono gli aumenti in punta. Quindi partiamo con la diminuzione di inizio giro, entriamo
estraiamo e non chiudiamo, entriamo sul punto successivo, estraiamo e chiudiamo tutte insieme. E questo è il nostro primo punto. Si prosegue, quindi fino ad arrivare alla punta, quindi da questa parte si fa normalmente quello che abbiamo sempre fatto. Ci rivediamo invece a questo punto per farvi vedere come creare la diminuzione a fine giro. Arrivati a fine giro abbiamo le ultime 2 maglie e anche qui andiamo a fare la diminuzione, quindi entriamo, estraiamo e non chiudiamo, entriamo in quello successivo, estraiamo 3 asole e chiudiamo tutte insieme. Catenella, voltiamo il lavoro e nuovamente a inizio giro diminuzione, quindi si entra, si estrae e non si chiude, stessa cosa nel punto successivo, 3 asole e si chiudono tutte insieme e si prosegue come il giro precedente, quindi si fa la stessa cosa e qui dovremmo andare a fare la diminuzione e dobbiamo creare anche il cambio colore, quindi facciamo anche questo giro, ci rivediamo qui per fare insieme un'altra volta il cambio colore e anche la diminuzione. Eccoci a fine giro dove andremo a fare diminuzione e cambio colore, quindi entriamo nel primo, entriamo pure nel secondo, qui dovremmo andare a chiudere ovviamente le 3 asole, ma lo facciamo con il colore, con l'altro colore. Catenella, quindi voltiamo il lavoro e ricominciamo con le diminuzioni. Prima, seconda maglia, chiusa insieme e si procede. In questo modo. Dobbiamo creare quindi altri 2 giri, quindi completiamo questo, facciamo anche il giro di ritorno e ci rivediamo per vedere come proseguire. Arrivati quindi all'ultimo giro dei 4 giri che dovevamo fare con le diminuzioni, quindi gli ultimi 2 punti, facciamo la diminuzione ed anche il cambio colore. In questo modo, come abbiamo già visto prima. Vedete? Quindi gli abbiamo dato questa sorta di profondità. Adesso andremo a lavorare separatamente questi 2 lati, quindi prima questo e poi l'altro. Adesso che cosa facciamo? Catenella, voltiamo il lavoro. Mi raccomando, ogni 2 giri comunque il cambio colore dobbiamo continuare a farlo. Adesso anche qui noi cosa facciamo? Sempre la diminuzione a inizio giro, si prosegue con i punti bassi, quindi né più né meno, ma con la differenza che ci dobbiamo fermare qui, quindi lasciamo l'aumento, quindi l'aumento di punto basso, catenella e punto basso, e ci dobbiamo fermare un po' prima e chiudere, quindi fare gli ultimi 2 punti, quindi creando la diminuzione. Per cui se voi avete delle difficoltà mettete un marcapunti, ma basta girare per così vedere appunto qual è il nostro aumento qui, quindi noi dobbiamo arrivare qui compresa la diminuzione, quindi non è difficile. Arriviamo infatti a questo punto, vi faccio vedere un'altra volta la diminuzione a questo punto e poi come girare il lavoro e proseguire. Ho realizzato quindi tutto il giro, faccio una rettifica, noi dobbiamo arrivare fino a qui. Quindi l'unica asola che dobbiamo lasciare senza essere lavorata è la catenella dell'angolo, quindi arriviamo quindi fino a prima
della nostra catenella che è qui, vedete, all'apice, e facciamo la diminuzione, ed in totale noi ci ritroveremo con 41 punti bassi, quindi qua un'altra diminuzione ed ecco qui. Adesso giro di ritorno, faremo sempre diminuzioni a inizio e a fine giro. Quindi diminuisco all'inizio, proseguo con punti bassi così come me li ritrovo, arrivo alla fine, vedete, e qui faccio la diminuzione e mi ritroverò con 39 maglie. Noi dobbiamo proseguire con giri di andata e ritorno sempre in costa e sempre facendo i nostri cambi giro fino a quando non avremo in totale 27 maglie. Quando arriveremo ad avere appunto 27 maglie ci rivediamo e vi faccio vedere come completare tutto l'angolo. Sono arrivata ad ottenere quindi 27 maglie. Io ho diviso a metà, quindi ne avrò 13 da una parte e 13 dall'altra. Sul 14esimo, quindi in quello centrale, io ho messo un marcapunti. Quindi continuiamo e sempre con le diminuzioni a inizio e fine giro. E adesso ce ne sarà un'altra al centro e vi faccio vedere adesso come. Mi raccomando, lavoriamo sempre in costa perché appunto è la particolarità del nostro lavoro. Quindi io mi fermo un punto prima, quindi una maglia prima del marcapunti. Qui c'è appunto la 14esima maglia. Cosa facciamo? Togliamo un attimo, saltiamo questa e andiamo su quella successiva e rimettiamo il nostro marcapunti, perché questo sarà sempre il punto dove dobbiamo andare a fare l'altra diminuzione a centro. Dobbiamo saltare questa qui e andiamo in quella successiva. E quindi abbiamo fatto anche una diminuzione al centro. Si procede normalmente. Fine giro facciamo sempre la nostra diminuzione, così. Voltiamo il lavoro e ripetiamo esattamente quello che abbiamo fatto fino adesso. Qua c'è qualche filo di troppo, ecco. Il ritorno facciamo la stessa cosa. Noi abbiamo il marcapunti, quindi saltiamo quello prima e saltiamo quello dopo, quindi qui la facciamo la maglia bassa, qui no, e si procede. Facciamo così fino alla fine e poi ci rivediamo per fare insieme l'inizio del secondo lato che sarà lavorato nello stesso modo, ma lo cominciamo insieme. Allora, adesso terminato questo lato andiamo a rifare quindi la stessa cosa che abbiamo fatto da questa parte, quindi da qui a qui andiamo a replicare esattamente quello che abbiamo fatto dall'altra parte. Vi faccio vedere solo l'inizio, quindi lasciamo libera solamente la catenella dell'angolo, ci agganciamo e ricordiamoci che subito dobbiamo andare a creare la diminuzione, quindi ci affranchiamo, non chiudiamo, entriamo in quello successivo, nel frattempo la codina noi ce l'andiamo a lavorare, abbiamo 3 maglie e già iniziamo con la prima diminuzione. Si va avanti, quindi né più né meno ciò che abbiamo fatto prima, in questo modo. Arrivato qui facciamo la diminuzione e rifacciamo quindi tutti i passaggi che vi ho spiegato prima. Dobbiamo creare un altro pannello identico, quindi perché la borsa appunto è costituita da 2 pannelli, quindi ci rivediamo non appena entrambi i pannelli sono completi e così vi faccio vedere come cucirli insieme. Ed ecco le 2 metà complete, vedete? Adesso bisogna unirle. Vi faccio vedere un po' che forma ha assunto.
In questo momento la cucitura la faccio dal rovescio, quindi questa parte interna poi la rigiriamo come al solito. Io intanto era per farvi vedere il risultato. Per venire un po' più semplice la cucitura, io adesso sempre la metto sempre in questa maniera. E adesso vi spiego, è una cucitura un po' particolare perché dobbiamo cucire con 2 fili e vi dico esattamente come. Allora, io mi aggancio con il colore argento dove ci sono le strisce col colore argento, in questo modo. Lo lascio attaccato, tanto questa è la parte esterna. Poi mi sono ritagliata anche un pezzo di turchese e praticamente dove ci sono le strisce turchesi cuciamo col turchese e viceversa. Quindi vedete qui, adesso noi facciamo in questo modo. Mi aggancio in un punto qualunque, poi comincio a staccare questo marcapunti e praticamente inizio la cucitura in questo modo. Quindi qui abbiamo l'azzurro e cucio con l'azzurro. Ne faccio un altro punto in questo modo. Quindi non è difficile, l'unica cosa per venire ancora più carino, poi è un po' laborioso, ma credetemi, ne vale la pena. Poi qui abbiamo, vedete, le strisce argento, quindi qui ho il colore argento. Possiamo anche cucire direttamente con 2 aghi, ma io un attimino per farvi vedere ne sto lasciando uno, quindi poi vado avanti e nella parte argento cucio con il colore argento in questo modo. Nuovamente, anzi qui ancora un altro punto lo posso fare, voglio dire non deve essere preciso, però se possiamo appunto andare a creare queste cuciture con ognuno con il proprio colore, il risultato sarà assolutamente ottimale. Quindi qui c'è la parte turchese, quindi io riprendo il colore turchese, mi ero fermata qui, adesso tanto questa, ripeto, è la parte interna, non ha importanza se ci sono diversi fili. Faccio in questo modo, vado avanti e continuo la cucitura. Vedete? Quindi veramente molto semplice. L'unica cosa, volendo si può cucire anche solamente con il colore, con l'argento o con il turchese. Nel mio caso preferisco appunto seguire i colori che mi ritrovo. Quindi con questo sistema facciamo tutta la cucitura e ci rivediamo per vedere come creare il bordo della nostra borsa. Ho completato le cuciture, adesso rivoltiamo al contrario la borsa in questo modo, quindi dal lato del dritto, la sistemiamo per bene ed eccola qui. Guardate, è veramente un modello molto carino. Adesso passiamo a creare il nostro bordo, quindi tutto il bordino. Ho scelto di lavorarlo con il colore argento. Adesso ci andiamo ad attaccare in un punto qualunque
e praticamente riga per riga noi andiamo, quindi la codina ce la cominciamo già a nascondere, vedete? Io qui sotto praticamente ogni colore sono 2 righe, quindi io faccio 2 punti bassi, 1 e 1, 2, in questa maniera. Vado avanti ed è quello che andrò a fare su tutto il perimetro della borsa. Ne faccio 2 e l'ultimo giro a punto bassissimo e la borsa è completa. Ed ecco il progetto completo. Le misure finali sono 28 x 18 e una profondità 12. Io ho aggiunto altri 2 giri, quindi vi ricordate nell'ultimo passaggio vi avevo detto che avrei fatto 2 giri di contorno a punto basso e uno a punto bassissimo. Era troppo sottile, quindi ho deciso di farne 4 a punto basso e l'ultimo a punto bassissimo. Ho aggiunto poi una calamita, mi sembrava un po' più rifinita in questa maniera, e poi ho aggiunto manichetto e moschettoni. Volendo potete anche creare la tracolla o il manichetto all'uncinetto, questo ovviamente in base al vostro gusto, oppure se non vi trovate un manichetto già pronto. Vi lascio questo codice sconto col quale sul sito Borgo dei Pazzi potete acquistare non solo Indalux che oggi vi ho presentato, ma qualunque altra cosa è presente sul loro sito. Se c'è qualche passaggio, ve lo dico sempre, che non vi è chiaro, mandatemi un messaggio e se vi fa piacere iscrivetevi sul mio canale e attivando la campanella vi arriveranno le notifiche ogni qualvolta andrò a pubblicare un nuovo progetto. Quindi ci vediamo alla mia prossima creazione.